Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Oggi parliamo di illuminazione e riscaldamento in epoca longobarda. Come sempre, grazie per essere di nuovo qui con noi. Vi ricordo di seguirci su Facebook e su Instagram per poter avere maggiori informazioni sulle nostre attività quotidiane e soprattutto di iscrivervi qui al canale su YouTube e cliccare la campanellina, è un grandissimo aiuto che ci date. Se voleste supportare maggiormente i nostri progetti più folli, come quelli del villaggio longobardo che stiamo ricostruendo in regime di archeologia sperimentale in un bosco qui vicino, vi ricordo anche in descrizione il link a Patreon per diventare nostri mecenati. Con Patreon, appunto, sarete nostri mecenati, potrete ricevere dei contenuti o esclusivi o in anteprima e avrete diritto ovviamente a richiedere un video di vostro interesse. Il video di oggi è proprio uno di questi video, un video richiesta, e che ci chiede appunto di parlare dell'illuminazione e del riscaldamento in epoca longobarda. Non è difficile supporre che un video di questo tipo sorga alla mente anche dovendo affrontare le difficoltà di tutti i giorni di quest'ultimo periodo, il rincaro delle bollette, le questioni energetiche. Resta comunque un ottimo spunto per approfondire un argomento che abbiamo sempre solo sfiorato perché faceva parte del grande discorso sull'abitare e sul vivere quotidiano, ma che in effetti non abbiamo mai approfondito. Partiamo da quello che possiamo vedere qui alle mie spalle. Quella è una candela in cera d'api, una candela di produzione moderna, un regalo di uno dei membri dell'associazione, Matus, il nostro avaro, che però ha fatto un regalo ovviamente con cognizione di causa. Sappiamo che in epoca alto medievale le candele in cera d'api venivano utilizzate perché, ad esempio, nel contesto alamanno di Oberflacht, Oltralpe, sono state ritrovate all'interno di una delle sepolture della necropoli alamanna omonima. Ora, se confrontiamo l'aspetto della candela alle mie spalle con quelle ritrovate nella necropoli, ovviamente oltre a 1500 anni passati sottoterra ci sono delle differenze nella produzione, ma se le confrontiamo a loro volta, i reperti originali, con le nostre riproduzioni effettuate in campo, ecco che gli aspetti si avvicinano molto. Probabilmente era anche una questione di tecniche esecutive. Queste moderne candele vengono realizzate con sistemi in serie, per quanto artigianali. Quelle che noi riproduciamo in accampamento si basano appunto sulla cera d'api sciolta a bagnomaria, versata col mestolo su più strati sullo stoppino portante. I due aspetti di quella ricostruita da noi e di quella presente nella necropoli in effetti sembrano condividere questo modus operandi. Le candele in cera d'api probabilmente però appartenevano a un censo elevato e non dovevano essere in questo contesto l'unica soluzione. Quali altre soluzioni potevano avere? Beh, quella che ci avete visto utilizzare più spesso è sicuramente la lucerna, ve la mostro. Questa ovviamente è una riproduzione, è una nostra riproduzione, nel senso nostra di proprietà, non l'abbiamo realizzata noi, è uno scambio di regali con dei gruppi tedeschi, in particolare con Lina, che poi sarebbe diventata di lì a poco la nostra membra bavarese. Le lucerne, come l'aspetto mostra chiaramente, sono dei prodotti di cultura materiale tipicamente romana e per questo è raro, ma non impossibile, trovarli nelle sepolture longobarde. Non hanno quindi una valenza identitaria. Sono però abbastanza frequenti nei siti vissuti e abitati dai Longobardi. Qui, vicino a noi, fra ad esempio i vari castra citati da Paolo Diacono in relazione all'invasione avara dei primi anni del VII secolo, è facile trovare lucerne proprio di questo tipo. Vedete il tipo di ceramica rosso, la decorazione? Tutto questo ci riporta ovviamente a una produzione romana.
Tra l'altro, riguardo poi a questo tipo di lucerne qui nella nostra zona del Ducato Cividalese, la parte interessante è che probabilmente venivano prodotte ad Aquileia, copiando dei prototipi nordafricani che fra VI e VII secolo diventa sempre più difficile procacciarsi e quindi sostanzialmente venivano prodotti in loco imitando gli originali un tempo commercializzati nel bacino del Mediterraneo e quindi possiamo con un'espressione un pochino pop riassumerli come le cinesate dell'epoca. Quello che noi possiamo dire dal punto di vista del loro utilizzo è che riempite di olio di oliva o di qualsiasi altro combustibile liquido, ma l'olio d'oliva ha il grande vantaggio di fare pochissimo fumo e pochissimo odore, producono luce per moltissimo tempo, potrei dire moltissimo ancora una volta, vero? Al loro interno, come vedete, c'è uno stoppino che una volta ben imbevuto e regolato nel corso della serata produce una fiamma costante e stabile. Esistono delle eccezioni a queste lucerne in argilla, ad esempio nella necropoli emiliana di Spilamberto è stata trovata una lucerna a doppio becco realizzata in bronzo, anche questa sicuramente di produzione romana o autoctona, ma che veniva comunque in questo caso giudicata un bene talmente prezioso da poter essere deposto nella necropoli. Ricordiamo che altri esempi di lavorazione del bronzo tutt'altro che longobardi, come i cosiddetti bacilli copti, sono abbastanza frequenti nelle tombe, quindi quando un elemento diventa ricco a sufficienza da mostrare il censo di chi lo possiede, si guadagna probabilmente un posto nella tomba. Questo non doveva valere per le lucerne in argilla, che forse erano ancora abbastanza diffuse. In altri contesti, come il famoso contesto piemontese di Belmonte, bellissimo sito in cui si ritrovano tantissimi oggetti d'uso artigianale, ovviamente reperti piuttosto rari, considerando che la stragrande maggioranza dei nostri reperti vengono da contesti funerari in cui la parte artigianale è molto in secondo piano a favore di quella militare. Ecco che in un contesto come quello di Belmonte, in cui abbiamo zappe, picconi, vomeri di aratro, ci sono anche delle lucerne molto più semplici di queste, realizzate semplicemente in lamierino sottile di ferro, aperte, con la possibilità di essere sostenute e lo spazio per lo stoppino. Chiaramente lo stesso meccanismo, ma di una produzione molto più semplice e locale. Se ci spostiamo a parlare invece della produzione di calore, tout court, le abitazioni longobarde indagate, che come sapete dai nostri altri video sull'abitare longobardo sono ancora abbastanza poche, probabilmente perché buona parte dei centri abitati attuali hanno obliterato quelli del passato, ecco che in questi contesti possiamo notare la presenza di focolari solitamente al centro della zona abitata, focolari a livello del terreno, come il caso della nostra Grubenhaus, o focolari leggermente rialzati su un gradino di sassi e argilla, come ad esempio si vede molto bene sia nel villaggio bavaro di Kirchheim, il Bayouwarenhof di Kirchheim, che noi visitiamo molto spesso, come nel villaggio carolingio dell'archeodromo di Poggibonsi. Una soluzione completamente differente è quella della realizzazione di forni. Ora, all'interno della tipologia abitativa delle Grubenhaus, il forno o stufa in sassi è una peculiarità che di solito viene attribuita alla tipologia edificativa delle Grubenhaus slave. La seconda Grubenhaus che stiamo realizzando è di tipologia slava, chi ci segue sui social ha visto l'avanzamento, tra l'altro ricordatemi alla fine che vi faccio sapere come sta andando col clima estremo di questo periodo, e nell'angolo di questa Grubenhaus slava abbiamo realizzato proprio un forno stufa in sassi. Un'altra tipologia di forno o stufa è quello in argilla, ne abbiamo realizzati un paio negli ultimi 2 o 3 anni, li abbiamo utilizzati per cuocere dei panetti, per cuocere del cibo e funzionano molto bene. Una soluzione molto interessante che si trova ad esempio nella Longhouse, quindi la casa del signore di Kirchheim, è la presenza di un forno la cui bocca di fuoco si affaccia sulla sala comune, mentre la calotta posteriore, che quindi si riscalda col fuoco all'interno del forno,
fa parte della camera personale del Signore. In questo modo fumo e odori restano nella sala comune, mentre il riscaldamento indiretto attraverso la parete del forno irradia tutta la stanza del Signore. Come sempre, queste osservazioni, tanto sull'illuminazione quanto sul riscaldamento, non possono definirsi esaustive, un po' perché c'è ancora tanto da indagare, un po' perché fanno riferimento a contesti spesso rurali o quantomeno della primissima generazione. È chiaro che man mano che la popolazione longobarda si adatta ai costumi locali, che vive sempre di più in città e magari, per quello che riguarda il censo più elevato, in palazzi riutilizzati, ecco che sicuramente anche le soluzioni abitative di riscaldamento, non tanto di illuminazione forse, dovevano essere differenti. Come vi ho promesso, un piccolo aggiornamento sulla Grubenhaus. Vi lascio qui una foto esplicativa. Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da delle piogge fortissime, molto intense e prolungate, anche per gli standard del Friuli, che sappiamo essere la regione con la più alta piovosità in Italia. Il terreno in cui noi costruiamo il nostro piccolo villaggio è un terreno argilloso e al confine di una zona paludosa. Quello che non avevamo tenuto conto è che grandi piogge avrebbero potuto far risalire l'acqua. O meglio, ne avevamo tenuto conto, ma non era mai successo né nella Grubenhaus longobarda né durante gli scavi dello scorso anno. Abbiamo realizzato un fatto molto semplice. Questo appezzamento di terra aveva delle canalizzazioni realizzate probabilmente più di un secolo fa, se non in precedenza, da chi utilizzava il bosco a fini di consumo, per la produzione di legna, per la pulizia del sottobosco. Queste canalette avevano lo scopo preciso di far drenare l'acqua in modo che non ristagnasse. Il problema è che da più di un secolo nessuno pulisce queste canalette. Abbiamo appena iniziato e, sebbene la foto che vi ho mostrato possa sembrare abbastanza impressionante, posso assicurarvi che durante le piogge intense del ciclo precedente di perturbazioni, con le canalette non ancora nemmeno rastrellate, ecco che il livello dell'acqua a parità di precipitazioni era di 3 dita più alto. Adesso abbiamo già notato un miglioramento, contiamo alla fine della stagione fredda e con la ripulitura completa delle canalette di risolvere questo problema. Se siete interessati a questi ed altri aspetti di archeologia sperimentale legati alla nostra esperienza, vi ricordo un'ultima volta Patreon. Bene, annuncio finale riguardo la diretta. Nell'ultimo video avevo chiesto a voi se foste interessati a una diretta, una chiacchierata, magari non solo con me, ma anche insieme ad altri membri dell'associazione. Quella classica situazione da YouTube in cui gli iscritti al canale fanno domande ai creatori di contenuti. La risposta è stata molto positiva, mi rendo anche conto che molti di quelli che hanno risposto di sì poi magari non potranno esserci la diretta, ma salvo problemi tecnici la lasceremo sul canale. Ecco, quindi per dirvi che la diretta in questo momento, ma avrete altri messaggi di conferma poi sulla community del canale, è calendarizzata per mercoledì 28 dicembre alle 21. Ci sarò io e probabilmente Obracco o Dodo a farmi compagnia in questa chiacchierata con voi, quindi è importante che ci siate per poter discutere di quello che vi interessa di più. Bene, grazie a tutti e mandi!